Verso l'alto. Non era solo uno slogan, era il suo respiro. Pier Giorgio Frassati, giovane, allegro, follemente innamorato di Dio, dei poveri e delle montagne. Pier Giorgio Frassati nacque a Torino il 6 aprile 1901, in una famiglia ricca e potente. Da bambino, rispose alla porta e trovò una madre con un figlio scalzo. Si tolse le scarpe e le diede al piccolo. Aveva 8 anni. Pier Giorgio riceveva la comunione ogni mattina. All'epoca era raro, quasi eroico. Scriveva: Gesù mi fa visita ogni mattino in comunione, e io ricambio con la preghiera e il servizio ai poveri. Pier Giorgio era un innamorato della preghiera. Il 28 maggio 1922 ricevette l'abito del Terz'Ordine Domenicano, scegliendo il nome di frate Girolamo. Il rosario era il suo testamento, lo portava sempre con sé, lo recitava con gli amici, in strada, in tram e in montagna. Per lui era la via per salire verso l'alto. Nel collegio dei Gesuiti, i suoi amici lo chiamavano il terrore. Amava gli scherzi, ma senza mai ferire. Una volta, in ritiro, andò di notte nelle camere dei sacerdoti e rifece i loro letti in modo che, quando si infilavano, i loro piedi rimanessero intrappolati. La mattina dopo, li svegliò tutti suonando una trombetta nel corridoio per portarli a messa. Nel 1924 fondò la compagnia dei Tipi Loschi. Il motto? Pochi ma buoni come i maccheroni. Con loro scalava le Alpi, scriveva proclami burleschi e pregava. La montagna era la sua cattedrale. Dava tutto ai poveri. I soldi, i vestiti, persino il biglietto del tram. Correva a piedi per non arrivare tardi a casa. Lo chiamavano il facchino dei poveri. Visitava gli ammalati, portava cibo e medicine e donava il suo sorriso. Pier Giorgio leggeva San Paolo ovunque, anche sul tram. Diceva: sono parole di vita eterna. Dalle lettere di San Paolo traeva forza e gioia. Se ascoltassimo un po' di più San Paolo, scriveva, le miserie umane si attenuerebbero. Spesso i poveri che visitava dovevano traslocare. Non avendo soldi per un carro, Pier Giorgio si attaccava lui stesso al carretto e lo trascinava per le vie della città. Gli amici lo soprannominarono scherzosamente Frassati, impresa trasporti. Per lui, ogni povero era Gesù da servire con le proprie mani. Nel 1921, a Roma, durante il congresso della Gioventù Cattolica, la polizia tentò di requisire i vessilli. Pier Giorgio afferrò la bandiera, la tenne alta e la usò per difendersi. Fu arrestato dalle guardie regie. Rifiutò ogni trattamento di favore. Il 4 luglio 1925, Pier Giorgio si spense. Aveva 24 anni. La poliomielite lo colpì, probabilmente contratta servendo i poveri. Nell'ultima notte, con mano paralizzata, scrisse un biglietto: ricordatevi di portare la medicina con verso. Anche morendo, pensava agli altri. Al funerale, migliaia di poveri sfilarono davanti alla bara. Suo padre, Alfredo, rimase scioccato. Io non conosco mio figlio, mormorò. Quella scoperta lo portò, anni dopo, a convertirsi. Fu il primo miracolo di Pier Giorgio. Il 7 settembre 2025, Papa Leone XIV lo ha canonizzato. Con lui, Carlo Acutis, 2 giovani santi. Il suo corpo è conservato incorrotto nella cattedrale di Torino. San Pier Giorgio Frassati, insegnaci a vivere verso l'alto, con gioia, con coraggio, con amore. Se questo video ti ha ispirato, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi episodi della serie I Santi in stile Ghibli.